pratica 1 andiamo a analizzare il concetto di fiducia. Per quanto riguarda il concetto di fiducia dobbiamo partire sicuramente dallo spogliatoio. All'interno dello spogliatoio andrà analizzato ovviamente il soggetto, l'atleta, dovremo cercare di capire da quanti anni gioca, cercare di capire anche che tipo di cecità può avere l'atleta, perché comunque un ipovedente avrà un trattamento diverso per quanto riguarda un non vedente, uno che abbia proprio la cecità, l'oscurità, lo stato zero. L'approccio di fiducia passa tramite l'osservazione, ovviamente, perché comunque è importante stare attenti a qualsiasi cosa all'interno dello spogliatoio, analizzare il non vedente mentre si cambia, se trova le scarpe, se trova i calzettoni, se trova i pantaloni, e poi analizzare anche il tipo di ambiente. Cosa vuol dire? È la prima volta che viene al campo? È venuto già diverse volte? Conosce l'ambiente? Per quanto riguarda un approccio di campo, ovviamente andrà accompagnato all'interno del campo. Quando ci troviamo all'interno del campo è necessario che il non vedente abbia focalizzato, almeno a livello di immaginazione, ciò che riguarda l'ampiezza e ciò che riguarda una profondità. Noi però potremmo in qualche maniera facilitare questo compito. Come lo facilito io personalmente? Lo facilito attraverso uno strumento. Questo strumento si chiama piano gommato, cioè che cosa faccio? Non faccio altro che disegnare il campo sul piano gommato e cercare di dare un'idea al non vedente di quanto possa essere la dimensione di questo campo. Una volta che ci troviamo all'interno del campo, dopo un'analisi di disegno sul piano gommato, a questo punto lo accompagniamo. Come viene accompagnato? Io lo accompagno attraverso 3 modalità. La modalità della camminata, ok? Faccio un giro del campo in senso orario, un giro del campo in senso antiorario, o faccio una camminata in profondità, andata e ritorno, una camminata in ampiezza, andata e ritorno. Dopo questo passo a un discorso di mobilità. Cosa vuol dire? Che ovviamente tra camminare e correre le tempistiche cambiano all'interno di uno spazio, quindi passo alla corsa, gli faccio fare la stessa identica cosa correndo, quindi un giro in senso orario, un giro in senso antiorario, a corsa andata e ritorno per la profondità, a corsa andata e ritorno per quanto riguarda l'ampiezza. Dopo tutto questo, ovvero un disegno di una dimensione, aver percorso questa dimensione, questo perimetro, gli metto anche un pallone tra i piedi. Una volta che gli ho messo questo pallone tra i piedi, gli faccio analizzare soprattutto lo spazio, ok? Uno spazio interno all'interno di questa profondità e di questa ampiezza. Anche qui, solito discorso, il tempo di percorrenza glielo posso far fare camminando e glielo posso far fare sempre correndo con un pallone tra i piedi. Uno step successivo che viene soprattutto magari fatto con chi si affaccia per la prima volta all'interno del mondo del calcio non vedenti potrebbe essere anche quello di chiamarlo l'atleta, magari mettere l'atleta anche a 10, 15, 12 metri di distanza da noi e chiamarlo con la voce, farlo venire correndo, chiamarlo con la voce, farlo venire camminando, oppure chiamarlo con un pallone tra i piedi e farlo venire in conduzione verso di te. La cosa importante è che, soprattutto a livello di immaginazione, il non vedente abbia la possibilità di immagazzinare quale possa essere una dimensione dove lui ovviamente dovrà correre e interagire insieme agli altri. Poi vai. Ok. Andature, camminate e correndo perché comunque è un tempo diverso, no?
che fine ha fatto? La lasciamo qua. Vieni, Pasqua. Manico di legno? Sì, sì, su, su. Eccolo. Digliele in greco! Però gliela dice in greco! Digliele in greco! Dice in maniera classica! Ha detto gli fa anche la parafrasi! Sì, ma poi bestemmiare in latino è anche un po' di classe. Certo, certo.